Ebbene, oggi vogliamo parlare di un argomento molto, ma ripeto, molto interessante. Qui abbiamo 2 lattine, ragazzi. Che cosa ci facciamo con 2 lattine quando abbiamo ovviamente bevuto il contenuto? Ebbene, facciamo il riscaldamento per casa. Attenzione, non parliamo della sostituzione al riscaldamento classico, qualsiasi voi abbiate scelto, ma parliamo di un'integrazione, cioè temperatura, cioè aria calda che entra nelle vostre case. Quando ovviamente c'è il sole. La trasformazione da lattine, invece di buttarle, le facciamo diventare calorifero ad aria calda. Salvatore, io lascio a te la parola fra qualche secondo, ragazzi. Sarà un video, penso, entusiasmante. Spero che vi piaccia e iniziamo subito con capire da Salvatore il perché di questa scelta. A tutti voi una buona visione. Allora Gianni, il progetto che ho realizzato anni fa, appunto il pannello solare ad aria calda, funziona con una batteria, come se fosse il fotovoltaico. La batteria solare in questo caso è realizzata dalle semplici lattine, ok? Vanno prese tutte dello stesso diametro, che siano più alte o più basse non c'entra, l'importante è che siano dello stesso diametro per poter realizzare un cassone, che poi vedremo, di una certa profondità per contenere questo prodotto. Deve avere una sintonia anche, se no esatto. Tutti i diametri diversi. Certo, certo. Questo è un progetto che non ho inventato io ovviamente, ma risale agli anni fino agli anni 70, metà anni 70, quando i figli dei fiori, gli hippie, per le loro case a basse emissioni e per spendere meno, realizzavano questi prodotti, però poi sono andati in disuso perché il risparmio era talmente irrisorio, cosa che adesso invece è significativo. Certo, in una casa di montagna, in una seconda casa dove non si abita, fa tanto. Se poi il pannello ha una certa dimensione, rende un certo numero di kilowatt. Chiaro. Esatto. La cosa bella, lo vedrete lungo il video, è che Salvatore ha realizzato anche una sintonia estetica, non ha attaccato le lattine a caso per cui la vostra villetta si imbruttisce. Io vorrei subito avvicinare, se siete d'accordo, la telecamera per andare a vedere come avviene la lavorazione delle lattine in modo poi da creare questo pannello termico. Abbiamo parlato, l'avete visto, l'ha detto Salvatore, di pannello ad aria calda, quindi qui stiamo parlando di solare termico, non per l'acqua che scalda il boiler, ma per l'aria calda che scalda direttamente la casa. Okay. Avviciniamo la telecamera, io ti farò da cameraman e tu spiegherai il prodotto. Va bene. Buona visione. Allora Gianni, questo è il prodotto finito per iniziare a creare una stringa per creare il nostro pannello. Ora, da una parte si fa questa raggiera, ovviamente il materiale non si butta, si taglia a raggiera e si recupera perché è massa scaldante. Sotto si fa un affare del genere, scusa faccio vedere nell'altra, con questa fresa si va a fresare. Bisogna stare attenti che quando la trapano gira, la lattina è debole e tende un po' a rovinarsi, ma dopo ritorna in forma, ok? Ti faccio vedere come fare questa lavorazione. Si leva innanzitutto la linguetta che non serve a nulla. Con una semplice forbice dell'elettricista andiamo a creare tanti spicchi, ok? Semplice. È un po' lavoro noioso perché serviranno 70, 80, 90 lattine in base a quanto grande farete il vostro pannello. Dalle ricerche che ho fatto, ogni pannello rende circa sui 1000 watt a metro quadro quando il sole spinge. E che non è poco. Che non è poco. Poi anche se il lavoro è lungo, sarai d'accordo sul fatto che questo poi dura per sempre, perché l'alluminio non sì, è ogni tanto va ristrutturato perché dipende come lo fai. Ok, foro, così. Quindi andiamo a creare tanti di questi prodotti, ok? Che poi andremo ad incollare con una colla per stufe ad alte temperature, perché qui arrivano anche 80-90 gradi quando il sole picchia tanto. Ecco, questa è una dritta molto importante, non usiamo collanti che si possono bruciare. Si usa io ho scelto questo qui rosso, ce l'avevo già, ma se ne può prendere anche un altro, un silicone ad alte temperature. Si va praticamente, cosa andremo a fare noi? Maschio e femmina, un lavoro del genere. Col silicone tra le 2 lattine. Esatto, qua si va a mettere il silicone qua, si mette qua. Il problema è tenerle in piedi. Io cosa ho realizzato per poterle tenere? Io ho messo circa 2 metri, ce ne sono 16-17 di lattine, cadrebbero col silicone che è ancora fresco. Ho realizzato con 2 stage, noi chiamiamo stage, 2 fodere, 2 pezzi di legno, una guida a 90 gradi lunga 2 metri, sì.
a Y, si mette in piedi e in modo che le lattine quando le vai a siliconare una sopra l'altra stanno lì, le lasci un giorno che si seccano e poi è la tua stringa. Quando sono asciutti basta, realizzi il pannello. Esatto, esatto. Che ne dici, Salvatore, se andiamo a vedere un pannello in diretta e vediamo un po' il descrittivo? Ok. Già montato praticamente sul muro, ok? Sì, ok. Allora, Salvatore, spiegaci un attimo tutti i dettagli di questo pannello. Allora Gianni, io ho cercato di farlo il più grosso possibile, poi bisogna vedere anche i materiali che uno vuole utilizzare. Io ho fatto questa misura obbligatoriamente perché il pannello in policarbonato, che è usato per rivestire tutto il pannello, tutta la batteria, è 2 metri per 1. Quindi per non andare a tagliare, sprecare o fare giunte che non va bene, ho fatto un pannello da 2,40, ok? Quindi, cosa ho realizzato? Tutto un materiale di recupero a costo zero. L'unica cosa che ho comprato, le ventoline, pannelli solari e policarbonato, ok? Dietro c'è una base di legno il più sottile possibile, circa 1 millimetro, fatta con delle perline, quelle le più scadenti, quelle proprio di seconda scelta. Sopra le perline ho messo un materiale isolante a 2 cm in EPS, rivestito col materiale, quello goffrato che si mette dietro i caloriferi per poter riflettere il calore, certo. Attaccato con la colla, col adesivo, con delle puntine come uno vuole, verniciato con della vernice nera opaca per attirare calore, ok? Poi qui sono 2 camere, una camera qua e una camera qua. Allora, cosa succede? Le lattine sono tutte messe, dopo Gianni vi fa vedere la foto, tutte messe così, ce ne sono una decina. Tutte in orizzontale. Qui c'è una paratia con tanti fori, corrispondente ogni foro ad ogni lattina, foro del 5, Perfetto. del 6. Quindi hai creato dei tubi paralleli Esatto. in orizzontale e la camera di sinistra e la camera di destra vuote. Esatto, questa qui è la camera dove raccoglie tutta l'aria esterna con delle ventole da computer, Sì. okay, che sono alimentate da 1, 2 e 3 pannellini solari. Adesso siamo già in ombra, quindi non funzionano perché ovviamente non abbiamo il sole. Tutta l'aria che entra di qua fredda viene alimentata da queste 2 ventoline, poi qui ho ordinato su internet, ce li ho lì nel garage, dei filtri parapolvere, adesso non li ho messi per farvi vedere com'è il sistema. Certo. L'aria passando di qua si crea come una serra dove si fanno i pomodori, un caldo di 60, 70, 80 gradi, scalda le batterie che sono le lattine, passando l'aria fredda si scalda, fatto questo tragitto, arriva qua che è una camera unica, ok, 2 pannelli alimentano quelle ventole là e da qui io ho fatto un foro con un tubo flessibile del 10 ed entra in casa con un termostato, ok, termostato semplice manuale, on-off, quando è acceso le ventole funzionano, se c'è l'aria calda, se no rimangono spente. Allora Gianni, questi pannelli si possono rifinire come uno più desidera. Io ho fatto questo qui, quello più economico, ho messo del nastro argentato per chiudere il tutto. Se si vuole si può anche fare tutto con una lamiera fatta fare dal lattoniere per rivestire tutto il pannello, viene più elegante, ovviamente ha un costo. Io ho altre tipologie di pannelli che adesso ti farò vedere, non andiamo sul tetto perché è pericoloso, da là in fondo ti faccio vedere cosa ho realizzato. Perfetto, qui stavo vedendo anche che addirittura si riescono a inquadrare le lattine. Sì, se Con ti allontani ecco forse è qua. meglio. Con questa posizione di telecamera, vediamo se zoom, eccole qua, si vedono tutte le lattine all'interno, è Esatto. una cosa veramente molto bella, complimenti. Allora Salvatore, hai detto che hai realizzato anche prodotti simili ma non con le lattine, andiamo a vedere quindi di là cosa hai fatto. Allora ragazzi, Salvatore ha realizzato questo pannello che ha descritto prima con le lattine, poi come vedete c'è anche questo e sulla destra della casa ce ne sono altri 2, quindi lui sta scaldando veramente diversi locali. Salvatore, spiegami un po' nei dettagli, che cos'è questo? Allora, il primo qua è il primo che ho realizzato tantissimi anni fa, avrà 15 anni questo, e l'ho fatto senza badare a spese. Ho usato una lamiera grecata fatta fare dal lattoniere, la greca di 3-4 cm, stesso sistema di isolamento con fondo in legno, perlinato, EPS sui lati e davanti c'è la lastra di policarbonato. Ho rispettato questa misura non dei 2 metri perché avevo anche delle misure da rispettare, insomma, per non fare roba. Ed è quello che rende più di tutti questo. Quello che rende più di tutti. La cosa bella è, come potete ben vedere, che c'è una finestra e c'è lui di fianco, non è invasivo, non è una cosa che sembra veramente una cafonata. Poi è rifinito bene perché c'è la lamiera in giro. Ecco, c'è tutto un profilo. Sotto c'è il pannello che non si vede. Certo. Che è come quella sulla scala. Perfetto. E gli altri 2 invece? Quelli sempre eleganti, molto belli. Anche loro fatti con materiali nobili, non di recupero, però dentro la batteria è creata da dei tubi ad aria calda, quelli flessibili in alluminio, dell'otto, quelli classici. quello dell'otto, sì. Sì. Ogni pannello contiene circa 12-13 metri di tubo, tutto tipo a serpentina.
ok? Sì. Dalla parte sotto aspira, poi andiamo sulla scala a vedere, quella è la scala, e Sì. butta aria calda in alto. Perfetto. Allora, se sei d'accordo, andiamo a vedere dall'interno che cosa succede. Allora ragazzi, qui vedete sia a destra che a sinistra le due ventole che prelevano l'aria dall'ambiente, la fanno passare dentro i tubi che sono all'esterno dell'abitazione, sul muro, li avete visti prima, e l'aria ritorna nell'ambiente uscendo da queste feritoie. Ebbene, Salvatore, descrivici un attimo, andiamo lì verso la ventola e descrivici un attimo che cosa hai posizionato. Allora Gianni, qua abbiamo queste ventoline da computer. Io ho fatto questo, prima erano incassate, poi le ho tolte e le ho messe esternamente per fare anche una migliore manutenzione della polvere. Qui su ci andrà un filtro, ok, antipolvere. Qua c'è un termostato, se io spengo, è un semplice termostato ambiente manuale. Se spengo interrompo l'alimentazione dei pannelli fotovoltaici che vanno alla ventola. Si sono fermati, ok? Sì, a 5 volt vanno senza nessun regolatore. Quando li accendo lo metto al massimo e lui va. Perfetto. D'estate... Che temperatura hai scelto di funzionamento? Qualsiasi oltre i 20, presumo? Sì, io lo metto al massimo, lui va sempre. Quando c'è il sole, se c'è poco sole, che la giornata è brutta, l'aria non sarà caldissima. Perfetto. Perché io non ho messo dei termostati tarati a 40 gradi, ad esempio. Lui va sempre alla ventola appena c'è il sole, però rende tantissimo. Chiaramente. Quando Invece d'estate immagino che lo devo tenerlo spento, sì, perché sennò qua muori di caldo. Si cuoce, indubbiamente. Esatto, sì. Perfetto. E spiegami una cosa adesso, spiega agli amici del canale che cosa sono quelle ventole là in alto. Torniamo a inquadrarle. Sì. Allora, qui d'estate, quando questi pannelli sono spenti, la casa non è super isolata perché è una casa degli anni 80, qui fa un caldo micidiale. Ora io per buttare fuori aria calda ho messo quelle ventole là in alto alimentate da un pannello solare, non ho fatto altro che tagliare il vetro, ho creato quel pannello lì di legno, ho incastronato le due ventoline che quando io li accendo loro partono col pannellino che c'è sul tetto da 10 watt. Perfetto. Facendo così mi prelevano dalla tromba della scala, l'aria fresca arriva dai garage, dalle cantine e rimane ventilato bene tutto l'ambiente. Bene, togliendo anche tutto il caldo che si produce. Esatto, invece d'inverno ovviamente li spengo, poi c'è un pannello fatto in XPS che vado ad applicare lì per proteggere, per non far uscire il calore. Perfetto. Da questa angolazione si vede meglio tutto il progetto, le due ventole che buttano fuori l'aria calda estiva, se no qua ci sarebbe una fornace. Puoi accendere per favore, Salvatore? Sì, ecco qua. Sono alimentate da un piccolo pannello da 10 volt che è sul tetto, che alimenta direttamente le due ventole. Ho messo un interruttore perché d'inverno ovviamente non serve. Volendo si può anche coprire con un pannello isolante per non far uscire il calore durante l'inverno. Perfetto. Adesso le spengo perché stanno andando quelle d'aria calda. Tutto in autonomia senza essere collegato alla corrente elettrica. Ottimo. Ragazzi, è una cosa incredibile, delle lattine di cose che abbiamo bevuto e andiamo a creare un calorifero ad aria calda. È un progetto molto bello ed economico, perché usiamo prodotti riciclati. Chiaramente, Salvatore, se andiamo a comprare un pannello di questo professionale ad aria calda, quanto costa? Anche sui 1.000 euro. Tu avevi sondato, eccetera. Sì, allora costavano così. Sì. Quando ho fatto i miei, che li ho pagati 2,50, quelli bellini. Sì. E questo qui di recupero... Niente. La ventola e il pannello. Chiaro, e il pannello chiaro. di policarbonato. Sì, policarbonato davanti, abbiamo un pannello di legno dietro. Isolato. Lui l'ha messo di legno, ma chiaramente possiamo usare materie plastiche, quello che vogliamo noi. Poi hai verniciato, immagino, con bomboletta ad alta temperatura. Esatto, nere per marmitte. Quello per marmitte. Sì, esatto. Quindi abbiamo anche lì, col nero attiriamo il sole. Sì. E ragazzi, due ventoline da computer, una sopra e una sotto, sì. Abbiamo realizzato. Io vi invito ragazzi a realizzare questo progetto e a farmi sapere attraverso i commenti nel canale che cosa avete realizzato. Dopodiché, se l'impianto è anche carino, significativo come questi che ha fatto Salvatore, posso venire a intervistarvi. Fatemi sapere. Salvatore, vorrei lasciare a te le ultime parole di saluto agli amici del canale. Niente, innanzitutto ti ringrazio Gianni per essere venuto a trovarmi. Grazie a te del pranzo e tutto il resto. Hai mangiato poco. Sì, come no. E anche per aver presentato i miei progetti d'aria calda. Bene. Ti ringrazio ancora. Grazie a te, Grazie, Salvatore. Caro. Alla prossima. Ragazzi, è sempre una soddisfazione quando chi realizza qualcosa poi lo mette anche a disposizione di tutti, quindi sono io che ringrazio Salvatore. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata.